Ciao a tutti, ho voluto fare questo rapido video perché quello che è successo ieri nell'ultimo minuto della finale di campionato del mondo è pazzesco, incredibile e secondo me merita assolutamente di essere rivisto meglio. Siamo a 47 secondi dallo scadere del tempo e dato che si gira in 13:09, 14:0 restano, compreso quello che sta per iniziare ora, 4 giri al termine della gara. Kurzbuch, la macchina gialla, è all'inseguimento di Davis, la macchina bianca e nera, per strappargli il terzo gradino del podio. Qua c'è il primo colpo di scena. Davis probabilmente è in crisi di gomme perché sta perdendo costantemente negli ultimi giri. Kurzbuch lo sa e prova a girare più stretto, passando totalmente sul cordolo, finendo per fare quello che all'apparenza sembra una brutta entrata perché gli va addosso, ma in realtà semplicemente esagera andando davvero troppo sul cordolo e quindi vedete non è lui direttamente che urta Davis, ma la disconnessione del cordolo gli fa saltare la macchina e lo catapulta addosso all'avversario. I commissari dichiareranno a fine gara di aver rivisto le immagini prima della premiazione e confermato di non applicare nessuna penalità. Questo perché succede una cosa stranissima. Guardate dove finisce Davis. Per assurdo non gli viene causato un danno, ma un favore. È una situazione talmente folle che sul momento nessuno ci capisce nulla. Kurzbuch, pensando di essere in torto, dover ridare la posizione, si ferma, ma Davis è già finito più avanti di lui, quindi non c'è niente da ridare. E di questa indecisione approfitta la macchina rosa e bianca, che era il giapponese in posizione 5. Davis, dal canto suo, resta fermo alcuni secondi anche lui, che si riveleranno fatali, dato che finirà quarto per 3 millesimi, perché ha fatto un taglio pista e non sa cosa fare, poi capisce che non può farci niente e riparte. Comes Tanahashi. Tanahashi's going to pick up the spot. Davis cuts right across the grass and keeps going. Ah, that's not going to fly. Davis, I guarantee you hot. I'm curious to... A questo punto mancano 3 giri al termine e troviamo in ordine Davis, Sahashi e Kurzbuch, con Davis che ha un buon distacco, 9 decimi sul giapponese e 1 secondo e 2 dallo svizzero. See if they hand out a stop and go to Kurzbach. This could be all Sahashi. Sahashi maybe going to get a gift from the RC gods as Kurzbach and Davis made contact. Davis got shoved across. Passa un solo giro e, come dicevo prima, Davis non ne ha più, perde 6 decimi e se le ritrova nuovamente dietro. Across the lane, so he's going to roll over probably. And there it is, right back in front of him. That is Davis right there in front of those 5 seconds. Here comes Kurzbach now fighting a lot of... E veniamo a una delle manovre più incredibili che ho mai visto. Guardate in alto a sinistra, mentre Sahashi e Kurzbuch passano sul traguardo mancano 3 secondi. Secondo me nella concitazione del momento loro non sapevano se ci fosse stato un altro giro o quello fosse il finale. Quindi Kurzbuch entra nell'ultima curva come prima con Davis, tutto sul cordolo per provare a passare. Sahashi, per non farsi infilare, non esce largo verso i box, ma prova a chiudergli la porta. Si sportellano fianco a fianco, ma nessuno molla il gas. Guardate, Kurzbuch passa tutto sul cordolo anche in uscita, pazzesco, e gli sfila davanti per 1 millimetro. Per un'illusione ottica sembra addirittura che nel rientrare sull'asfalto passi sopra il musetto del giapponese. Follia, follia totale. Comunque resta ancora un giro ora. Kurzbuch è a 3 decimi da Davis e nonostante tutto non vuole accontentarsi del quarto posto. Giustamente le immagini vanno su Balestri che taglia il traguardo e vince la gara, quindi purtroppo non vediamo cosa succede nella parte centrale della pista. Sta di fatto che quando torna l'inquadratura troviamo Kurzbuch che ha riagganciato Davis, prova a infilarlo all'esterno della penultima curva, anche qua manovra allucinante, si sportellano fianco a fianco ma nessuno perde la macchina, poi però trovandosi troppo stretti per curvare finiscono entrambi lunghi, soprattutto Kurzbuch, quindi ultima badilata di gas per lo sprint finale e tagliano il traguardo con lo svizzero che beffa l'australiano per 3 millesimi. Direi che questa è stata veramente una lotta per il podio da mondiale. Complimenti a tutti loro perché hanno fatto qualcosa ai limiti della realtà.